Sono Melania Fulceri e mi occupo di calligrafia, anche se in realtà sono un avvocato che ha abbandonato, ha rinnegato le proprie origini per cambiare il suo lavoro, diciamo. Nasce tutto anche da un cambio vita, perché c'è stato un evento nella mia vita che mi ha indotto a fermarmi e a riflettere un po' su quello che stavo facendo. Questo evento è la nascita dei miei due gemelli, che ovviamente mi ha fermato e mi ha posto davanti ad una situazione in cui mi sono fatta delle domande per capire se quello che stavo facendo andava bene, mi piaceva, e da lì ho capito che in realtà non era proprio quello che volevo fare. E ho riscoperto questa passione dello scrivere a mano che c'è sempre stata, ma che non ho mai avuto modo di poter sfogare. E da lì ho iniziato a riprendere in mano questa passione, che pian piano ho approfondito attraverso dei corsi con dei calligrafi importanti, e ho iniziato a praticare quest'arte, quindi inizialmente come un'esperienza personale, e poi pian piano ho iniziato a realizzare degli articoli fatti a mano da me in calligrafia. Il mio lavoro è 100% fatto a mano, nel senso che si parte sempre da qualcosa di fatto a mano, che può essere uno schizzo, una bozza, un'idea, addirittura quando non ci si riferisce a degli stili storici di scrittura, ad esempio per la realizzazione di un logo, o per delle lettere iniziali di alcuni nomi, eccetera eccetera. Si può anche andare a disegnare direttamente la forma delle lettere, diciamo ideandola al momento, tenendo conto magari di spunti che possono arrivare da diversi stili di scrittura o comunque da altre forme particolari di lettere che possono derivare sia dall'antichità, ma anche da forme magari di font del computer, che vengono mixati, viene fatto un mix and match e si crea qualcosa davvero di unico. Quindi il mio lavoro è sicuramente tutto fatto a mano. Ovviamente c'è una parte che implica di guardare al futuro, nel senso di dire della possibilità di rendere digitale un lavoro che nasce come 100% fatto a mano, per poterlo poi replicare, duplicare e quindi renderlo più utile, diciamo, ai fini commerciali, ai fini appunto dei social media, insomma degli strumenti digitali che usiamo oggi. Nel mio lavoro personalmente utilizzo ogni genere di strumento, perché ovviamente la sperimentazione fa parte di questa mia attività. Nel momento in cui c'è da fare una scritta, dobbiamo capire la questione delle proporzioni. Quindi, diciamo, prima di andare a scrivere devo capire che misura deve avere la mia lettera in base al mio pennino, e generalmente è opportuno crearsi una rigatura del foglio per far sì che tutte le lettere abbiano la stessa misura. E su questa riga posso andare a scrivere con questo pennino qualcosa in calligrafia. Ecco, anche l'intenzione del pennino è un gesto bellissimo, antico, lento. Dopodiché vado a scrivere accanto ai pennini. Poi l'altro strumento del mestiere ovviamente è l'inchiostro, quindi bisogna sporcarsi le mani per fare questo mestiere. Ci sono inchiostri classici
come per esempio il famoso Pelikan, oppure questi di questa marca tedesca che servono anche per semplicemente ricaricare penne stilografiche, inchiostri acquarellati che hanno una consistenza molto più liquida, che possono essere utilizzati anche come acquarelli per sfondi. E poi si possono anche realizzare degli inchiostri proprio da calligrafia, hanno questa menzione Calligraphy Ink, proprio perché per la loro consistenza sono adatti all'uso calligrafico. E poi si possono creare degli inchiostri anche con il mordente, che appunto è questo prodotto per la colorazione del legno. Diluendo la polvere di mordente con l'acqua si ottengono questi inchiostri dai colori bellissimi. Questo per esempio è un mogano, oppure questo per esempio è un blu scuro, quindi sono inchiostri facilmente realizzabili in autonomia, economici e ottimi come resa su carta. In Italia la calligrafia è comunque un'arte molto importante. Si tratta anche di molti graphic designer che l'hanno riscoperta nel loro lavoro per personalizzarlo, per renderlo unico, ecco. In questa bottiglia abbiamo un'etichetta ideata e realizzata a mano, sia tramite l'illustrazione data da un timbro intagliato a mano e stampato su carta, e la calligrafia. Ma la peculiarità di questa bottiglia è che è una bottiglia numerata, quindi questa serie di vini sono numerati uno ad uno, e quindi sono andata a mano a scrivere su ogni bottiglia il numero e i dettagli del vino, quindi il nome, la cantina che lo ha prodotto e i dati tecnici. C'è un'altra parte di attività che riguarda quella dei corsi. Sono tante le persone che hanno voglia di imparare a scrivere in calligrafia, quindi in bella grafia, e sono tante le persone che vogliono riscoprire questo gesto dello scrivere. La scrittura fa parte dell'essere umano e tornare a scrivere è importante, prima di tutto dal punto di vista estetico, perché le persone hanno voglia di scrivere bene, perché la nostra scrittura è uno strumento con il quale ci presentiamo agli altri. Ritagliarsi un momento per sé dove concentrarsi su un'unica cosa e dove non farsi prendere dal flusso di pensieri che quotidianamente ci assale. Quando si parla di calligrafia in realtà si parla di un mondo vastissimo, perché si parla di stili di scrittura storici, che quindi ci vengono dalla storia e che si eseguono con diversi strumenti. Quindi la distinzione principale tra gli stili di scrittura viene fatta tra gli stili che si eseguono con i pennini a punta sottile e quelli invece che si eseguono con i pennini a punta tronca. Le persone che vengono da me per delle richieste, per delle commissioni, si aspettano da me un lavoro fatto a mano. Quindi è capitato più volte che magari io possa ideare un lavoro, anche soltanto magari un oggetto che può essere un taccuino, ma non è possibile produrlo in serie, perché sicuramente chi mi chiederà quel taccuino me lo chiederà, ma con una personalizzazione specifica, che può essere il nome sulla copertina, piuttosto che una dedica all'interno della prima pagina, oppure delle piccole modifiche che rendono comunque quel taccuino unico. Brand, che è appunto Tratti Lenti, ha questo obiettivo di lentezza, cioè è un'attività lenta, è un'attività realizzata a mano, è un'attività che richiede cura e non si deve avere fretta. Io mi occupo della forma delle lettere, quindi magari sì, posso inventare delle forme nuove che stiano bene insieme a seconda di quello che devo fare, questo sicuramente. Non mi voglio definire calligrafa, nel senso che secondo me veramente
mi definirei piuttosto una studiosa della calligrafia, quindi degli stili storici di scrittura.